Salve a tutti e benvenuti alla 17ª tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 50 e oggi vedremo gli anni 1951 e 52 che iniziano con importanti cambiamenti in casa Metro-Goldwyn-Mayer e Universal. Buon viaggio! Da qualche anno i bilanci della Metro-Goldwyn-Mayer sono in perdita. Il mondo sta cambiando, ma il padre padrone, Louis Mayer, sembra non volerlo accettare e insiste su un cinema di intrattenimento spumeggiante e di pura evasione. Così la Lowe Incorporated, la casa madre della MGM, comincia a prendere in considerazione le idee di un suo giovane produttore, Doris Carey, il quale sostiene un cinema con una funzione educativa che aiuti a pensare oltre che ad intrattenere. L'operazione piace ai capi che si convincono che il giovane potrebbe avere i numeri per invertire la tendenza. E così nel giro di 2 anni licenziano il vecchio Louis Mayer, che l'aveva fondata e resa grande, e al suo posto mettono Doris Carey. Ma l'operazione si rivelerà un passo falso, perché la curva dei profitti non si inverte e dopo 5 anni licenzieranno anche lui. Ma se alla Metro-Goldwyn-Mayer le cose vanno male, in casa Universal le cose vanno anche peggio. Il glorioso studio continua a navigare in brutte acque e questo lo rende vulnerabile alle scalate. Per un po' tira avanti con i film di Ebbot e Costello, che in Italia, per chi se li ricorda, sono conosciuti come Gianni e Pinotto. Ma la società continua ad andare male e così Arthur Rank, l'azionista di maggioranza della Universal, vende la sua partecipazione alla casa discografica Decca Records. Ma l'etichetta è interessata soprattutto alla produzione dei dischi delle colonne sonore dei film. Comunque, il presidente della Decca, Milton Rackmill, diventa il nuovo presidente della Universal. Inizia così in sordina un processo che a partire dagli anni 60 diventerà sempre più intenso e più rapido e che vedrà coinvolti tutti gli studios, i quali uno dopo l'altro verranno inglobati dentro queste gigantesche conglomerate multimediali, enormi società di dimensioni multinazionali con interessi nei più svariati campi. Ma adesso vediamo quali sono i film più importanti che escono in questo periodo. L'Oscar per il miglior film del 1951 è un musical, Un americano a Parigi di Vincent Minnelli e che ha come protagonista Gene Kelly. La vicenda è incentrata su una storia d'amore fra un pittore americano che vive e lavora a Parigi e una giovane orfana francese con il solito terzo uomo che si intromette fra loro due. Il musical negli anni 50 vive il suo apice e il suo rapido declino. La sua produzione è dominata dalla Metro-Goldwyn-Mayer, che in questi decenni ne produce qualcosa come una ventina di queste opere. Ma la sua fisionomia però cambia e all'interno delle sue trame si fanno ormai strada elementi narrativi tipici di altri generi come il western, il gangster story, addirittura il noir. Il musical, cioè, diventa opera. Non è più occasione di meraviglia o di divertimento come era negli anni 30, ma diventa ormai una riflessione sul mondo, sulla vita, sullo spettacolo. E qui si vede bene il cambiamento di vertice avvenuto nella Metro-Goldwyn-Mayer con l'estromissione di Louis Mayer e l'arrivo di Doris Carey, come ho detto poco fa. Ma soprattutto quello che colpisce è la maggiore integrazione fra i numeri musicali e la storia. Ormai parole, musica, canzoni e danza sono integrati in un tutt'uno. I campioni di questo periodo sono Vincent Minnelli e Stanley Donen, che vedremo fra poco. Ma adesso dobbiamo parlare di un altro film.
Ma il box office del 1951 premia Quo Vadis di Mervyn LeRoy interpretato da Robert Taylor, Deborah Kerr e Peter Ustinov. Il film è il terzo remake del primo colossal della storia del cinema che era stato realizzato dall'italiano Enrico Guazzoni nel 1913 e poi seguito da un secondo remake sempre italiano nel 1924. Questo è un film prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer probabilmente per convincere gli americani a spegnere la televisione e uscire di casa e andare al cinema, data la sua spettacolarità. Ma lo segnalo soprattutto perché è stato realizzato quasi completamente in Italia, a Cinecittà. Con questo film inizia un periodo di circa 15 anni di produzioni di film molto spettacolari, di argomento storico o mitologico, il cosiddetto genere peplum, su cui poi anche i produttori italiani ci si getteranno a capofitto con i vari film di Ercole e Maciste, sfruttando peraltro le scenografie, i costumi, gli oggetti di scena e le maestranze utilizzate per questi film. Il motivo per cui gli americani vengono a produrre in Italia sono fondamentalmente tre. Il primo è il minor costo del lavoro. In America c'erano stati forti lotte sindacali che avevano innalzato notevolmente il costo della manodopera. Il secondo motivo era la fiducia nella struttura produttiva italiana. Cinecittà, costruita dal fascismo, era stata appena restaurata e ora era diventata il centro di produzione più importante d'Europa. Il terzo motivo era la necessità di smobilizzare parecchi soldi fermi in Italia a causa di una legge protezionistica che imponeva il reinvestimento in Italia dei ricavi prodotti dalla distribuzione dei film americani da noi, e dovevano essere un bel po', vista la passione degli italiani per i film americani. Inizia così un periodo di produzione americani in Italia con l'arrivo di produttori, registi e soprattutto di divi. Si crea così questo fenomeno chiamato della Hollywood sul Tevere. Ed è un po' probabilmente questo il clima a cui Fellini si ispirerà nel realizzare il suo film La Dolce Vita. Nel 1951 esce anche un altro grande classico del cinema americano, La Regina d'Africa, diretto da John Huston e interpretato da Humphrey Bogart e Katharine Hepburn. Il film, ambientato in Africa al tempo della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di una folle missione bellica condotta da un avventuriero alcolizzato e una zitella figlia di un missionario che con uno scalcinato battello devono distruggere una cannoniera tedesca. Con questo film Humphrey Bogart vince l'Oscar per il miglior attore protagonista. John Huston lo dirige fra una battuta di caccia e l'altra, aveva una grandissima passione per la caccia grossa. Si dice che improvvisamente sospendesse le riprese per andare a caccia di elefanti. Di questa sua passione ossessiva per la caccia grossa ne parla sia la Hepburn nella sua autobiografia che anche Peter Wirth, lo sceneggiatore, che ne scriverà anche un libro, Il cacciatore bianco cuore nero. Sarà proprio il libro che poi ispirerà Clint Eastwood nel realizzare il film omonimo del 1990. Un ultimo film del 1951 che vale la pena segnalare è Un tram chiamato Desiderio di Elia Kazan. È la trasposizione cinematografica di una famosissima opera teatrale del drammaturgo Tennessee Williams, interpretato da Vivien Leigh e Marlon Brando. Il film è il racconto di una torbida passione fra una giovane ex insegnante cacciata dalla scuola e dal paese per una relazione avuta con un suo studente e che si rifugia presso la sorella in un'altra città, e il cognato passionale e brutale, passione che porta lei alla pazzia e lui alla perdita della famiglia. E con questo film Elia Kazan sceglie ancora una volta come protagonista Marlon Brando, che aveva già interpretato quest'opera in teatro, e lo lancia nell'Olimpo delle celebrità, dopo anche l'ottima prestazione fatta l'anno precedente con Il mio corpo ti appartiene. Vivien Leigh invece c'è perché è imposta dalla produzione, in quanto si porta dietro ancora la fama di Rossella O'Hara e di Via col vento, però non sfigura perché vince anche l'Oscar per miglior attrice protagonista. Il successo di questo film dipende anche dalla sua sintonia coi tempi.
Questo è un periodo di forti tensioni generazionali, i giovani si ribellano, cercano proprie strade, proprie forme espressive. Anche il ruolo della donna cambia. Dopo essere stata durante il periodo della guerra una colonna per il sostegno della società e dell'economia americana, ora, terminata la guerra, la donna non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Sono tutte tematiche che coinvolgono la famiglia e la mettono un po' al centro del melodramma. Ma su questo tema poi ci ritorneremo ancora più avanti. Il 1952 è l'anno del Colossal di Cecil B. DeMille, il più grande spettacolo del mondo, che vince l'Oscar per il miglior film ed è anche campione di incassi. Il film racconta la vita di un circo con i suoi amori, gelosie, rivalità ed atti eroici. Se si cerca la spettacolarità, Cecil B. DeMille è una garanzia. Lo sanno bene alla Paramount, ai quali ha salvato più volte il bilancio con i suoi film, ed è per questo che gli lasciano sempre carta bianca. Lo spettacolo più grande del mondo è anche l'occasione di lancio di una nuova star del cinema, Charlton Heston. Charlton Heston che si distinguerà sempre in questi ruoli epici ed eroici, avrà una carriera molto lunga. Il suo ultimo film sarà del 2003. Là dove scende il fiume è un film diretto da Anthony Mann del 1952. È interpretato da James Stewart nel ruolo di un ex predone che vuol cambiare vita e decide di aiutare una carovana di pionieri. Sulla sua strada incontrerà un suo ex compagno, ladro di cavalli, che si unisce alla carovana. I due riusciranno infine a proteggere i prigionieri dagli indiani e dagli abili trafficanti della città che vogliono rubare loro le provviste. Come dicevo nel video precedente, il western sta cambiando. I suoi protagonisti non sono più eroi senza macchie e senza paura che cavalcano nella prateria per portare la giustizia, sono personaggi molto più complessi. Il regista tipico di questa nuova tendenza è Anthony Mann. I suoi eroi sono personaggi tormentati, spesso con un passato da cui vorrebbero prendere le distanze e che incontrano la diffidenza dei gruppi sociali di cui vorrebbero conquistare la fiducia, spesso sostenuti solo da una donna che è l'unica che crede in loro. Nella prima metà degli anni 50 Anthony Mann ne realizza diversi film, tutti più o meno su questa stessa falsariga, come Lo Sperone Nudo, L'Uomo di Laramie, Terra Lontana, Il Segno della Legge, e di qualcuno poi ne parleremo ancora nei prossimi video. Nel 1952 esce un altro grande classico del western, Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann, interpretato da Gary Cooper. È la storia di uno sceriffo che attende l'arrivo con il treno di mezzogiorno di un pericoloso bandito che torna per vendicarsi. Nell'attesa lo sceriffo cerca invano l'aiuto della popolazione, ma sarà costretto ad affrontarlo da solo. È certamente un western che è diventato un classico ed è entrato nella storia. Ed è tutto centrato sul diverso approccio della cittadinanza al dramma. Qualcuno vorrebbe aiutare lo sceriffo, ma pochissimi trovano il coraggio di farlo davvero. La maggior parte preferisce nascondersi con varie scuse per paura o per vigliaccheria. Lo stesso protagonista, lo sceriffo, non è certo quell'eroe senza macchia, senza paura dei western precedenti. Gary Cooper in questo è perfetto, sul suo volto si dipinge perfettamente questa maschera di paure, di disillusione. Il gesto di gettare via la stella di latta alla fine del film diventa emblematico. In questo film si coglie un po' anche la tematica della maggioranza silenziosa, che fa riferimento un po' al clima di isteria collettiva ispirato dal maccartismo nell'America di quegli anni. Non per niente il film è scritto e prodotto da Carl Foreman, che è uno di quegli artisti che era finito sulla lista nera perché considerato simpatizzante comunista, ma non compare nei titoli di testa. Come si vede, chi finiva su questa lista non è che non potesse più lavorare in assoluto, magari continuava sì a lavorare sotto banco, sottopagato dai produttori, in questo caso la United Artists.
Ancora nel 1952 esce anche uno dei migliori musical che siano mai stati realizzati, Cantando sotto la pioggia, diretto da Stanley Donen e co-diretto e interpretato da Gene Kelly. Il film è ambientato all'epoca del passaggio dal film muto al sonoro e narra di una coppia di divi del muto che si trovano a dover recitare per la prima volta con la loro voce, ma mentre lui non ha problemi, lei ha una voce pessima e si rende necessario doppiarla con la voce di una cantante, di cui però lui poi si innamora. Da qui nasce la gelosia della diva per la sua doppiatrice che si accanisce su di lei finché alla fine si vedrà chi delle due ha veramente talento. Stanley Donen è l'altro protagonista del musical degli anni 50 insieme a Vincent Minnelli. Solo che a differenza di Minnelli, Donen non usa la musica come forma di riflessione sulla realtà, ma piuttosto porta avanti questa integrazione fra la musica e lo stato d'animo del protagonista, per cui aumenta o diminuisce di ritmo a seconda dello stato di eccitazione o di depressione del personaggio, come si vede bene anche nella famosissima Danza sotto la pioggia di Gene Kelly. A proposito, una curiosità, quando Gene Kelly ha girato quella scena aveva 39 di febbre. Cosa non si fa per l'arte? Sempre nel 1952 esce il grande capolavoro di Charlie Chaplin, Luci della ribalta. Il film racconta la storia di un clown in decadenza che incontra una giovane ballerina e le fa da mentore avviandola al successo. La storia non è che sia particolarmente originale, Chaplin aveva già scritto altre storie d'amore fra persone di condizione diversa o di età diversa, ma il suo genio riesce ugualmente a farne un'opera bella e commovente. Ed è anche l'ultimo film girato da Chaplin negli Stati Uniti. E nel clima isterico di quegli anni Chaplin si era fatto la fama del tutto infondata di essere filocomunista e così mentre si trovava in Inghilterra per la prima mondiale di questo film si vede revocato il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Chaplin infatti era cittadino inglese e non aveva mai chiesto la cittadinanza americana e così sdegnato si ritira in Svizzera e lo stesso esilio subirà anche questo film che non verrà distribuito in America fino ai primi anni 70 quando verrà invitato nuovamente negli Stati Uniti per ricevere l'Oscar alla carriera. E per chiudere il 1952 Il brutto e la bella, diretto da Vincent Minnelli, interpretato da Kirk Douglas, Lana Turner e Walter Pidgeon. Racconta la vita di uno spregiudicato produttore cinematografico che per perseguire il successo non esita a strumentalizzare le persone e i loro sentimenti. Questo film, che si avvale della splendida interpretazione di Kirk Douglas, vince ben 5 Oscar e Vincent Minnelli si conferma non solo maestro del musical ma anche maestro del genere melodrammatico. È un film che parla del lato oscuro di Hollywood, un po' come erano stati anche i film di Eva contro Eva o Viale del tramonto. E la morale del film è che per il successo si fa qualunque cosa, come è raccontato emblematicamente dalla ultima scena del film in cui si vedono questi cineasti, nemici giurati di questo produttore terribile, che però accostano morbosamente l'orecchio alla cornetta ad ascoltare la nuova proposta proveniente dal loro nemico. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video proseguiremo con il capitolo dedicato agli anni 50 e vedremo i film più importanti che escono negli anni fra il 53 e il 54. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!